Non c'è città italiana che non sia rappresentata da un simbolo. Qualche esempio? Il Giglio di Firenze, la Lupa Capitolina, il Biscione di Milano, il Zen Gushu di Venezia. Ma come il Zen Gushu? Ma il simbolo di Venezia non era il leone alato? Sì, il simbolo di Venezia è il leone, lo vediamo rappresentato ovunque in città. Chiese, monumenti, affreschi, statue. Bene, secondo alcuni studi non stiamo parlando di un leone, bensì di un animale proveniente da un regno molto lontano. Ma di questo parleremo dopo la sigla. Io sono Andrea e nel mio canale parlo male delle mie passioni. Non c'è sicuramente bisogno di dirvi qualcosa in più di Venezia rispetto a quanto già non si sappia. La Serenissima, come sarà rinominata, nasce da un piccolo villaggio di pescatori e coltivatori in fuga dalle invasioni barbariche del V secolo, ma già dal IX iniziò ad estendersi e consolidarsi creando un impero fatto di colonie e teste di ponti in tutto il Mediterraneo. Grazie alla sua posizione strategica, infatti, Venezia era riuscita a diventare un'importante crocevia commerciale in cui si incontravano merci, popoli, ma anche culture. A tutelare questa espansione c'era San Marco, protettore della città dal 1260 e che secondo la leggenda gli sarebbe fermato nella palude dopo una tempesta. Mentre era privo di sensi per via della stanchezza, gli apparve un angelo in sogno, proprio sotto forma di leone alato, che gli pronunciò queste esatte parole. Vi scuso con i madrelingua latini per la pronuncia. Pax tibi parce evangelista meus, icule crescet corpus tuo. Ossia, pace a te Marco, mio evangelista, qui riposerà il tuo corpo. Tuttora i suoi resti si trovano nella Basilica di San Marco. Ecco comunque il motivo per il quale San Marco è rappresentato in questo modo. Il leone sta a simboleggiare la forza, la maestà e la sapienza, quindi i valori in cui si riconosceva Venezia, e le ali rappresentano l'elevazione spirituale. Nelle varie raffigurazioni, solitamente esso ha una zampa appoggiata sul libro in cui è incisa la profezia dell'angelo. In realtà nel corso del tempo sono state fatte diverse ipotesi sul perché è rappresentato come un leone alato, ma questa è quella che più o meno convince tutti. Il monumento più famoso, che più di tutti rappresenta questo leone, è senz'altro la statua bronzea che si trova in cima all'omonima colonna, nell'omonima piazza, di fronte all'omonima basilica e all'ombra dell'omonimo campanile. Tradizionalmente questa statua viene fatta risalire al IV secolo a.C. in una zona che corrisponde alla penisola anatolica. Gli studiosi dell'Università di Padova, Gilberto Artioli e Massimo Vidale, però rovesciano questa tesi, sostenendo che la statua sia molto più recente e che provenga addirittura dalla Cina. Questo almeno è quanto emerge dagli studi che due hanno presentato in occasione della conferenza tenutasi a Venezia dall'11 al 14 settembre, in occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. A sostegno di questa tesi hanno presentato un'analisi puramente stilistica e una più da laboratorio, diciamo. Ma andiamo con ordine e vediamo lo stile della statua. Se osservate con attenzione, la statua presenta delle caratteristiche simili a quelle della dinastia Tang, dal VII al X secolo d.C. Stiamo parlando delle Zen Gushu, delle statue poste in prossimità delle tombe per proteggere il defunto dagli spiriti maligni. In effetti, guardando bene la comparazione, si possono notare alcuni elementi in comune: le narici allargate, le zanne superiori più larghe rispetto a quelle inferiori, i denti piatti assolutamente non riconducibili a un felino e i lunghi baffi. Inoltre c'è da notare come le due prominenze orbitali del leone sono tronche, segno che probabilmente dal capo del Zen Gushu furono tolte le corna. Si può pensare anche che le orecchie furono ridotte per fargli assumere più l'aspetto di un leone. Se tutto questo può sembrare una forzatura, ci sono ulteriori dati che confermerebbero questa ipotesi. Artioli e Vidale infatti sono andati più a fondo, andando a studiare le caratteristiche puramente chimiche della statua. Essi hanno analizzato alcuni campioni che erano stati estratti dalla statua in occasione di alcuni restauri degli anni '80 e l'hanno comparata con alcuni campioni a disposizione nel grandissimo archivio a disposizione dell'Università di Padova. Dall'analisi risulta che le caratteristiche del rame presente nel bronzo di cui è fatta la statua è riconducibile ad alcuni giacimenti di rame del fiume Azzurro in Cina. Sono andati anche per esclusione, perché in realtà queste tracce portavano anche al Sud America, ma come sappiamo il Sud America non era ancora conosciuto. Sì, ok, tutto bello, ma come ci è arrivato dalla Cina a Venezia? Sembra che i responsabili siano Niccolò e Matteo Polo, rispettivamente papà e zio di Marco Polo, che si trovavano alla corte del Gran Khan per una missione diplomatica dal 1264 al 1266. Di sicuro Marco non c'entra nulla, perché al suo ritorno dalla Cina nel 1295 la statua era già lì. Si può pensare, ma questa è solo un'ipotesi, che Niccolò e Matteo, vedendo questa statua, hanno detto: bella,
sai cosa? Rubiamola e portiamola a Venezia, diventerà un leone. Quindi smembrata, ricomposta fino a farla sembrare un leone in omaggio di San Marco, e penso che ci siano riusciti. Purtroppo non abbiamo fonti letterarie che confermano questa tesi, ripeto, sono solo congetture e possiamo andare avanti per ipotesi, però questa è la chiara dimostrazione di come la storia sempre di più si avvale delle tecniche scientifiche di laboratorio per conoscere di più riguardo al passato. Basti pensare a quanto sappiamo della preistoria e dell'antica Roma. Questi studi, c'è da dirlo, sono ancora preliminari, quindi servono ulteriori conferme e ulteriori approfondimenti. Nulla però toglie al fatto che si tratti di una notizia straordinaria, perché apre interessanti prospettive riguardo quello che conosciamo, che abbiamo conosciuto fino adesso su Venezia. Tra l'altro di qualche mese fa la notizia che sotto Piazza San Marco, sotto il lastricato, c'è una chiesa e delle tombe che a quanto pare si era persa completamente la traccia. Quindi adesso, andando a Venezia, possiamo rivederla con altri occhi. Voi cosa pensate di questa scoperta? Fatemelo sapere nei commenti e ovviamente iscrivetevi, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!